Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come avrete letto nel titolo, il video di oggi è a tema Netflix, perché anch'io, come tanti, sono precipitata nel vortice del binge watching su Netflix. A mia discolpa mi sento però di dire che secondo me un po' tutti noi nati dalla metà degli anni 70 in poi abbiamo, come dire, il gene del binge watching impiantato nel cervello, perché siamo sinceri, siamo venuti su a pane cartoni animati. E cos'erano i cartoni animati se non delle serie TV per bambini? So voi, ma io guardavo i cartoni animati con la stessa intensità con la quale adesso mi guardo una puntata di Stranger Things, per dirne una. Heidi, Candy, non parliamo di Lady Oscar, quanto ho aspettato quella puntata lì, che chi ha la mia età forse ricorderà, quella un po' spinta in cui Lady Oscar era a petto nudo e quindi c'era questa tensione sessuale con André. Insomma, i cartoni animati erano le serie TV di noi bambini e quindi crescendo ci siamo portati dentro questa voglia di seguire la storia attraverso le varie puntate. Poi sono arrivate le prime serie TV, nel mio caso in adolescenza Beverly Hills 90210 e poi a seguire, vabbè, Bomba, Friends e Sex and the City, che proprio Ale. E quindi, per l'appunto, secondo me un po' tutti noi abbiamo quella roba lì del affezionarsi ai personaggi e volerne vedere l'evoluzione nel corso delle puntate, nel corso delle stagioni. Detto ciò, amo molto Netflix perché proprio è il mio pane. Quando si tratta di serie TV niente batte Netflix, principalmente per quella funzione che ha di proporti una puntata via l'altra, pam pam pam, che se non c'è qualcuno che ti prende per i capelli e ti toglie dal divano, ti guardi tipo 8 ore di Netflix al giorno. Tant'è che hanno messo quella schermata lì a un certo punto. Stai ancora guardando? Sì. Comunque, tra l'altro, se mi seguite su Instagram saprete che parlo spesso e volentieri delle serie che sto guardando, le commento con voi, chiedo suggerimenti, quindi ne ho viste un bel po'. E ho pensato di condividere le mie preferite con voi, cercando però di evitare le più conosciute, perché a fare un video nel quale vi consiglio Stranger Things, La Casa di Carta, Breaking Bad, sono capace un po' tutti. Sono andata perciò un po' a scavare alla ricerca di serie un po' meno conosciute, un po' più underground, leggermente, e le ho divise in 4 categorie. Se voi siete pronti, io direi di cominciare con la prima categoria, che ho definito serie TV adolescenziali. Non lasciatevi così fuorviare da questa definizione, perché adolescenziali non significa serie TV adatte solo ad essere fruite da adolescenti. In realtà io, che sono a tutti gli effetti anche un po' contro la mia volontà un'adulta, le ho molto amate, ma hanno come protagonisti fondamentalmente degli adolescenti. La prima che vi propongo è Sex Education, una serie inglese del 2019, una sola stagione, 8 puntate, quindi abbastanza snella, mettiamola così. La serie ha come protagonista Otis, un classico sedicenne inglese un po' nerd, un po' timido, un po' underdog, figlio però di questa famosa sessuologa e scrittrice di fama mondiale, che nella serie è interpretata da Gillian Anderson, per capirci quella di X-Files, che secondo me è il personaggio più figo di tutta la serie. Mettiamola così, veramente molto molto figo. Questa madre decisamente ingombrante, molto disinibita, che vive una vita molto aperta verso tutto ciò che riguarda il sesso, che poi è anche un po' il suo mestiere, e che quindi cresce questo figlio quasi proponendogli in modo forzato cose che nella normalità delle altre famiglie invece venivano un po' più nascoste. E quindi Otis cresce avendo una grandissima consapevolezza per quel che riguarda il sesso, ma anche al tempo stesso una profonda inibizione, un grande classico. Genitori molto casa e chiesa di solito hanno figli decisamente scatenati e viceversa. Nel caso di Otis, madre molto disinibita, figlio molto inibito, tant'è che a 16 anni è ancora vergine, a differenza della maggior parte dei suoi compagni di scuola. Otis ha un migliore amico, Eric, con il quale passa tantissimo tempo, sono tutte e due un po' nerd. Eric però è decisamente più
intraprendente, ma comunque anche lui un underdog perché è un ragazzo di colore ed è anche gay. Otis a un certo punto conosce Maeve, una ragazza della sua età, però decisamente più una ribelle, insomma molto più dura, e se ne innamora, e per fare colpo su Maeve finisce suo malgrado a diventare una sorta di consulente sessuale per i suoi compagni di classe, proprio grazie alle competenze che ha acquisito attraverso questa madre molto ingombrante. La serie mi è piaciuta tanto perché racconta, vabbè, il rapporto degli adolescenti col sesso in modo ironico ma anche molto concreto. Quindi affronta la scoperta della sessualità in tutte le sue diverse accezioni, i problemi dei ragazzi, e i personaggi sono molto ben delineati. Alterna momenti di commedia, quindi decisamente divertenti, ad altri invece molto più pesanti, molto più profondi. Una serie che consiglio un po' a tutti, adolescenti e non, perché in un modo o nell'altro finiremo per, anche noi adulti, per immedesimarci nei protagonisti e anche un po' ricordarci come eravamo e a tratti come ancora siamo. Consigliatissima, Sex Education. Gillian Anderson spacca comunque. La seconda serie che invece vorrei proporvi è una serie tedesca, Come vendere droga online in fretta. Anche in questo caso una serie del 2019, una sola stagione, 6 puntate tra l'altro di mezz'ora l'una, quindi molto snella, molto veloce, fruibile facilmente, con un ritmo molto incalzante. Il personaggio principale in qualche modo un po' mi ricorda Otis della serie precedente di Sex Education, perché anche in questo caso è un po' un underdog, un po' quello sfigato, molto nerd, Moritz, non so se ho già detto il suo nome, con il suo migliore amico Lenny, altrettanto nerd, altrettanto intelligente, altrettanto emarginato, che però ha anche una disabilità, una malattia che lo costringe sulla carrozzella. I due sono molto legati. Moritz ha però anche una fidanzata che parte per un anno all'estero e quando torna è una ragazza completamente diversa, che ha fatto esperienze nuove e che fondamentalmente lo lascia. Moritz ne esce distrutto e per cercare di riconquistare la sua ragazza, anzi la sua ex ragazza, che ha preso tutta una strada diversa da quella precedente e ha iniziato a sperimentare droghe e una vita un po' più intensa, mettiamola così, crea dal nulla, in modo assolutamente delirante, un sito di vendita online di droghe, che è una sorta di Amazon della droga che diventa una roba gigantesca. La serie è molto interessante, uno perché è ispirata a una storia vera e già questo vabbè, due perché i personaggi sono molto interessanti a loro volta, molto ben delineati, ha un ritmo decisamente incalzante, alterna momenti di nuovo come nella serie precedente veramente divertenti a momenti invece abbastanza drammatici. A me per esempio ha insegnato cos'è il dark web, che non ne sapevo niente, e questo denota la mia vecchiaia insita, la mia profonda senilità. La serie racconta sì di droga, ma per assurdo solo marginalmente, racconta invece molto di più l'adolescenza e il cambiare costante che fa parte del crescere, i rapporti fra adolescenti e i rapporti degli adolescenti con la tecnologia. Una serie molto interessante, consigliata, veloce, consigliata non solo ai ragazzi che magari la fruiscono con un approccio diverso, ma forse soprattutto agli adulti per avere una visione un po' più aperta del mondo dei giovani d'oggi. Ok, l'ho detta così, madonna, sembro Piero Angela. Piaciuta tantissimo, l'ho vista tipo in 2 giorni, perché per l'appunto 6 puntate di mezz'ora l'uno. 3 ore. Rido di voi. La terza serie che ho scelto invece per la categoria adolescenti è un po' diversa dalle precedenti come tono generale, anche se ha comunque sempre come protagonisti 2 ragazzi, ed è The End of the Fucking World.
Come Sex Education, una serie inglese, una serie britannica, questa volta del 2018, una sola stagione, 8 episodi, ed ha appunto un tono generale decisamente più cupo, perché si concentra sugli aspetti meno farfallini dell'adolescenza, perché siamo onesti, l'adolescenza è un momento della vita veramente delirante, dove si alternano alti altissimi e bassi bassissimi. I due protagonisti, James e Alyssa, si incontrano un po' per caso, ma entrambi sono adolescenti problematici con difficoltà relazionali. James addirittura rasenta la psicopatia e infatti nelle prime 3 puntate cerca costantemente un modo per uccidere Alyssa, e già partiamo così un po'. C'è una costante tensione in ogni episodio, non è una serie comica, non ricordo un momento divertente, è una serie un po' più introspettiva, un po' più pesantona. Alyssa e James partono per questo viaggio, scappano di casa anche se spinti da 2 motivazioni diverse. In realtà Alyssa è un po' più una ribelle che fugge da una situazione familiare difficile e si trascina dietro James, che invece ha tutte delle problematiche dovute a un trauma infantile, ma completamente diverse, e questa vena di psicopatia che rende appunto tutte le interazioni fra di loro e il mondo esterno abbastanza inquietanti. La trama di per sé non è particolarmente avvincente, e a mio avviso avvincente l'introspezione dei personaggi, il racconto di quello che i ragazzi hanno dentro e di come affrontano la vita. Se cercate una serie un po' meno farfallina, The End of the Fucking World, niente male. Tra l'altro è basata su un fumetto che si chiama per l'appunto fumetto inglese The End of the Fucking World. Mi ero segnata da qualche parte anche di chi? Di Charles Forsman, perché quello se no me lo ricorderei mai. Questo non lo sapevo, l'ho scoperto facendo delle ricerche. Bene, queste erano le mie 3 serie preferite per quel che riguarda la categoria adolescenziale. Passiamo adesso alla seconda categoria, che forse è anche la mia preferita, così spoiler alert, che chiameremo serie futuristiche. La prima che vi propongo è 3%, una serie brasiliana del 2016 con 3 stagioni, 8 episodi nel 2016, 10 episodi nella seconda stagione del 2018, 8 episodi terza stagione 2019. Diciamo che a me ricorda molto Hunger Games, perché la struttura di base è molto simile. La serie è infatti ambientata nel classico futuro distopico nel quale la maggior parte della popolazione vive in profonda povertà e una ridottissima elite invece vive in grande ricchezza. Ogni anno tutti i ragazzi che compiono 20 anni, e qui c'è un po' l'analogia con Hunger Games, vengono sottoposti a una serie di prove in modo da individuare le persone più adatte a potersi trasferire nell'offshore, che è questa sorta di colonia distaccata dove vive la parte benestante e la parte migliore così della società, della popolazione. Infatti queste prove sono proprio pensate per individuare le persone migliori, e quindi già lì ci sono dei concetti di base abbastanza deliranti. L'offshore è separato da quella che è invece mainland, dove si vive in una sorta di favela, di grande gigantesca favela. La serie si chiama 3% perché solo il 3% dei ragazzi che partecipano e vengono sottoposti a queste prove avranno poi la possibilità di trasferirsi nell'offshore. Noi seguiamo appunto un gruppo di questi ragazzi attraverso queste prove, e poi veniamo sempre di più a conoscere anche il retroscena dell'offshore, ma non solo, anche il retroscena di quello che è vivere nella grande favela. Una serie che, come dicevo, mi ricorda Hunger Games. Io ho amato Hunger Games perché ho questo profondo animo adolescenziale. La serie 3% l'ho trovata un po' meno brutale, anche se non si fa mancare momenti abbastanza pesantoni. Se amate il genere, io ve la consiglio. Tra l'altro, quando ho visto io la serie c'era solo o in brasiliano o in inglese. Spero che adesso sia disponibile anche in italiano, perché sono qua a consigliarvela, sennò diventa un po' complicato col sottotitolo. Io comunque l'avevo vista in inglese col sottotitolo in italiano perché non volevo perdermi niente. Personaggi interessanti, la trama vabbè è quella già un po' sentita, però in generale ve la consiglio.
La seconda serie per la categoria futuristiche che ho molto amato è The Rain, una serie danese del 2018 con 2 stagioni, se non sbaglio 8 episodi nella prima stagione del 2018, 6 episodi nella seconda stagione che è di quest'anno, 2019. Tra l'altro una serie che mi ha consigliato proprio una di voi su Instagram, quindi grazie, graziona. Di cosa parla The Rain? Come si intuisce dal titolo, parla di pioggia. Perché questa pioggia? Perché siamo di nuovo in una sorta di futuro distopico, anche se decisamente più vicino dal punto di vista temporale al nostro presente. Infatti quando la serie comincia a tutti gli effetti sembra di essere, non dico nel presente, ma quasi. Per una serie di ragioni che non sto a spiegarvi per non tediarvi, la pioggia viene contaminata con un agente patogeno, quindi con una malattia altamente contagiosa che fa morire all'istante chi viene colpito dalla pioggia o infettare e rendere quindi contagioso destinato ad una morte lenta e dolorosa chiunque non venga completamente investito dalla pioggia ma in qualche modo infettato anche solo da una goccia. La serie appunto comincia con i 2 protagonisti principali che sono Simone, che è una ragazza, e il suo fratellino Rasmus. Simone ha 16 anni e il fratellino ne ha 8 se non ricordo male. Quando arriva questa prima pioggia, il padre di Simone e Rasmus è in qualche modo coinvolto con la creazione di questa pioggia che uccide e quindi li nasconde dentro questa sorta di bunker. Il padre infatti è un medico che stava lavorando a dei vaccini per delle malattie e che appunto per situazioni varie crea questa pioggia che uccide. La sto raccontando malissimo, è un po' complicata, ma nemmeno poi tanto. La storia di base è che la pioggia uccide, quindi Dio, non stiamo sotto la pioggia. Simone e Rasmus rimangono chiusi da soli per 5 anni con il timore di uscire proprio perché non sapevano se questa pioggia fosse ancora lì che uccideva la gente. Dopo 5 anni finiscono le provviste, decidono di uscire. Rasmus nel frattempo è cresciuto ed è diventato anche lui un adolescente. Quando escono si trovano davanti un mondo decisamente diverso, intanto un mondo dimezzato nella sua popolazione e i sopravvissuti vivono in uno scenario un po' alla Walking Dead, nel senso che tutti sono fobici di incontrare una persona infetta e di venire infettati, così come sono fobici della pioggia, dell'acqua e di quant'altro, quindi le possibilità di vita sono decisamente ridotte. Chiaramente sia Simone che Rasmus incontrano altri ragazzi, iniziano questa avventura che li porta un po' in stile Walking Dead, veramente in diverse situazioni, alcune davvero agghiaccianti. Mi è piaciuta, un po' meno di 3%, ma comunque abbastanza da farlo rientrare così tra le mie serie Netflix preferite. E adesso arriviamo alla terza serie della categoria futuristica che è, voglio essere così eccessiva, ma forse la mia serie Netflix preferita di sempre. Quale? Dark. Una serie tedesca del 2017, 2 stagioni, 8 episodi nel 2017, 10 episodi nel 2019. Vado a memoria, prendetela con le molle, ma più o meno siamo su quelle cifre lì. Una serie molto complessa, molto intrippata, che amerete soprattutto se come me amate il tema del viaggio nel tempo. Ora, io sono sempre stata una grande amante di viaggi nel tempo, a partire da Ritorno al futuro per passare per Quantum Leap. Non so se vi ricordate, Quantum Leap era una serie degli anni 90 con questo Hal che viaggiava nel tempo. Ora non stiamo a parlare di quello, se no famo notte. Dark parla di viaggi nel tempo, ma in modo diverso da come siamo abituati a concepirli. La serie è ambientata in questa cittadina tedesca, Winden, con la sua bella centrale nucleare, perché sempre c'ha da essere qualcosa di strano. Scompaiono 2 ragazzini e durante le ricerche per ritrovarli, per l'appunto, veniamo poco per volta catapultati in questa situazione, ovvero i bambini sono stati risucchiati nel tempo. E la serie inizia quindi a muoversi tra diverse ere, tra diverse decadi, dagli anni 30 agli anni 80, al presente, ma anche al futuro, e quindi dopo un po'
può essere complessa da seguire, serve forse prendersi 2 appunti. Devo dirvi la verità però che l'ho trovata sempre assolutamente coerente, pur trattando un tema abbastanza complesso da rendere coerente, siamo onesti, perché sti viaggi nel tempo è un attimo che... Molto ben fatta, molto bravi gli attori, lo stesso personaggio peraltro, ed è lì che iniziamo poi a confonderci, lo possiamo ritrovare all'interno della serie bambino, adolescente, vecchio, a seconda del periodo temporale. La serie ha come protagonisti appunto non solo adolescenti ma anche adulti ma anche anziani, perché a seconda di dove li troviamo, vamo là, ma chi sei tu, questo chi resta, è un po' così. Però veramente ben fatta. Sotto questa centrale nucleare fondamentalmente si apre una sorta di varco temporale che porta le persone in ere diverse, ma poi tornare indietro non è così semplice. Qualcuno ci riesce, c'è una sorta di macchina del tempo molto complessa. Io comunque ve la consiglio perché vi giuro che davvero per me è una delle serie più fighe che io abbia mai visto su Netflix, figata assoluta. Le ho dette tutte? Sì, queste erano le mie 3 preferite per la categoria futuristica: Dark, 3% e The Rain. Adesso passiamo alla prossima categoria, che mi è anche la penultima, la categoria delle serie fantastiche / supereroi. Ne ho solo 2, tra l'altro molto diverse fra di loro. Iniziamo con The Umbrella Academy, una serie americana del 2019, una sola stagione, 10 episodi mi pare, basata sull'omonimo fumetto The Umbrella Academy per l'appunto. Una serie che parla di supereroi, ma supereroi abbastanza inusuali. Per certi versi mi viene da paragonarla un po' a Deadpool, ma forse solo perché anche Deadpool, se l'avete visto, se avete visto i film, è un supereroe veramente molto distante dall'idea che abbiamo noi del classico supereroe. Anche in questo caso i protagonisti hanno dei superpoteri, ma non sono i classici supereroi. La base su cui poggia la trama è che nel 1989 43 donne partoriscono contemporaneamente la stessa notte nello stesso momento, senza però aver presentato sintomi di gravidanza prima di entrare in travaglio, quindi già partiamo da un presupposto abbastanza delirante. Un eccentrico miliardario, perché c'è sempre l'eccentrico miliardario, decide di adottare 7 di questi 43 bambini, convinto che abbiano dei superpoteri, e convinto peraltro a ragione, anche se 6 di questi 7 bambini mostrano subito di avere dei superpoteri, la 7ª invece pare di no. L'eccentrico miliardario li adotta proprio con l'idea di creare una sorta di squadra di supereroi e quindi li cresce addestrandoli a gestire questi superpoteri, trasformando la propria casa in una sorta di accademia, per l'appunto di Umbrella Academy. I ragazzi quindi vivono questa infanzia abbastanza difficile, nella quale vengono costantemente addestrati e già in giovane età iniziano a combattere il crimine, 6, tutti e 6 tranne una, la 7ª, che invece viene sempre tenuta molto in disparte. Peraltro i poteri che hanno sono anche abbastanza inconsueti, qualcuno è molto forte, va bene, ma un altro viaggia nel tempo, uno vede le persone morte, insomma poteri particolari che ovviamente portano questi ragazzini a crescere e a diventare degli adulti un po' disfunzionali, mettiamola così. A un certo punto l'Umbrella Academy si scioglie, litigano fra di loro, si disperdono, lasciano il tetto dell'Umbrella Academy e finiscono in luoghi diversi a fare cose diverse, finché il padre adottivo, l'eccentrico miliardario, non muore e vengono così riuniti da questa occasione. Peraltro la serie è comunque molto delirante, perché il maggiordomo è una scimmia, la donna che li ha cresciuti non è una donna, è a tutti gli effetti un robot, quindi già situazione un po' così delirante abbastanza. Quando si rincontrano ovviamente si scoprono tutti molto problematici, chi più chi meno, chi ha sviluppato grandissima rabbia, chi ha invece sviluppato dipendenza da droghe e alcol. Insomma, ce n'è un po' per tutti e una cosa tira l'altra, mettiamola così, si trovano a dover salvare il mondo e quindi a dover cercare anche di recuperare un po' questo rapporto conflittuale che hanno fra di loro. È una serie molto interessante che amerete se già amate un po' i supereroi come concetto. Se invece siete gente che i supereroi mi fanno veramente
Forse non fa per voi, però è molto ironica, molto divertente, molto incalzante, tanti colpi di scena, io l'ho amata particolarmente. La seconda serie invece che vi consiglio per questa categoria di serie fantastiche slash supereroi è più sul lato del fantastico ed è una serie di sfortunati eventi. Una serie americana del 2017 con 3 stagioni, 8 nel 2017, 10 nel 2018, 7 nel 2019, basata sui libri, i romanzi per bambini firmati da Lemony Snicket, dai quali peraltro già nel 2006 o 2004, se non ricordo bene, comunque è stato tratto un film con protagonista Jim Carrey. È una serie che racconta le disavventure, infatti una serie di sfortunati eventi, dei fratelli Baudelaire che si trovano prematuramente orfani e nelle grinfie del cattivissimo conte Olaf, che però ha chiaramente delle mire soltanto sulla loro cospicua eredità. Questa serie mi piace perché intanto ha un'ambientazione molto 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 bella che per certi versi mi ricorda i film di Tim Burton, cioè un po' cupa ma con questi costumi a volte coloratissimi, i personaggi tutti molto pittoreschi, a tratti quasi naïve o naif, parole a caso. Una serie che va bene per bambini e per adulti soprattutto se siete adulti che amano il genere Tim Burton, il genere un po' fiaba. Peraltro la struttura della serie è molto interessante perché segue molto quella che è la struttura dei romanzi, ovvero con un narratore che ci introduce alla vicenda ma che ce la racconta anche man mano che la vicenda si dipana, proprio come nel libro, e il narratore è lo stesso Lemony Snicket, che quindi compare a volte aprendo un tombino per raccontarci 2 o 3 cose e mettere un po' tutto in ordine, a volte aprendo una porta, e anche lui in qualche modo è parte della storia in sé. Gli attori molto bravi, soprattutto il conte Olaf che lo fa Neil Patrick Harris, si chiama così, quello di How I Met Your Mother, Barney di How I Met Your Mother. Molto molto bravo. Se vi piace il genere fantastico con ambientazioni un po' cupe non potete perdervela. E adesso passiamo all'ultima categoria che definirò serie storiche, che comprende un'unica serie, perché ce ne sono anche altre che mi sono piaciute ma questa proprio mi ha rubato il cuore ed è anche abbastanza conosciuta. Sto parlando di The Crown, una serie del 2017, per adesso 2 stagioni, 10 puntate nel 2017, 10 puntate nel 2018, a novembre esce la 3ª stagione. Di cosa parla The Crown per tutti quelli che non sono familiari con questa serie? Racconta la vita della regina Elisabetta, e se voi, come me, siete grandi fan della famiglia reale inglese e di tutto ciò che è Inghilterra, non potete perdervela. La serie comincia nel 1947, ovvero quando Elisabetta non è ancora regina e sta per sposarsi con Filippo, e racconta proprio la sua crescita personale, di come si trasforma da una nobile ragazza, figlia di re, da principessa, più semplice, quindi già comunque cresciuta in un ambiente particolare, a regina, e di come deve costruirsi una sorta di corazza per poter tenere alto il nome della famiglia reale. Molto interessante gli sviluppi, molto interessante questa visione anche inconsueta sulla vita della regina, sulla regina stessa, sulla sorella, sul marito e al tempo stesso sugli accadimenti storici del periodo che Elisabetta si vede a dover affrontare o dei quali è comunque protagonista. Mi è piaciuta tantissimo, bravissima l'attrice che la interpreta, bravissima. Bene, questo conclude il video dedicato alle mie serie Netflix preferite. Se ne avete vista qualcuna o se ne guarderete qualcuna, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se ne avete altre da consigliarmi, dai dei commenti, anche perché molte di quelle che delle quali vi ho parlato me le avete consigliate proprio voi su Instagram principalmente. Sappiate che ne ho viste tante. Bene, direi che con questo abbiamo raggiunto la fine di questo immagino lunghissimo video, perché ho cercato di essere stringata ma
Sapete com'è, il tempo vola quando ci si diverte e io potrei parlare di serie Netflix non stop per 7 giorni, ma non lo faremo. Spero che i suggerimenti che vi ho dato vi siano piaciuti, che abbiate trovato spunti per vedere qualcosa che magari vi era sfuggito. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, che ve lo dico a fare, ma iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un bacio gigantesco e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao! Woo!